Cominciamo quindi con il tagliare la prima zona, quindi andando a utilizzare la tecnica di forma a gradi con separazioni in diagonale posteriore, distribuzione perpendicolare con proiezione media. Ti ricordi? Se non ti ricordi, ritorna subito ai moduli precedenti. Quindi, cominciamo a prendere la nostra prima separazione in diagonale posteriore. Adesso magari andiamo nel dettaglio così vediamo meglio. Quindi distribuzione perpendicolare, famoso angolo retto. Portiamo i capelli in proiezione media, quindi intorno ai 45 gradi, e andiamo a tagliare sempre con le dita parallele alla separazione. Okay. E procediamo a tagliare tutta questa zona rispettando sempre le separazioni e la proiezione. Mi raccomando, non prendere separazioni troppo grosse. Quindi comincia a vedere l'effetto della graduazione sulla parte esterna. Vado più veloce anche perché questo è un esercizio che abbiamo già fatto. E terminiamo l'ultima ciocca e poi passiamo all'altro lato, quindi facciamo sempre in diagonale posteriore allo stesso modo. Bene. Quindi adesso andiamo in diagonale posteriore. Hai pensato magari, e se la facessi in anteriore? Quindi proseguo e vado in questo modo per avere un effetto asimmetrico molto bello, particolare. Quindi questo lo puoi fare però magari in un prossimo esercizio. Chiaramente l'effetto è totalmente diverso. Quindi adesso andiamo a tagliare la nostra seconda zona. Sempre con la stessa diagonale per avere la simmetria proprio di taglio, e abbiamo cambiato posizione per visualizzare meglio l'esercizio. Quindi in questo modo cominciamo a vedere proprio l'effetto convesso che si crea, convesso o una V proprio, quindi ok. Fai attenzione alla proiezione.
ultime due. Poi chiaramente andremo a controllare se c'è proprio la simmetria da ambo le parti. Ok, adesso controlliamo. Quindi per controllare la simmetria prendiamo le due estremità, quindi le ultime due ciocche che abbiamo tagliato e controlliamo se hanno la stessa lunghezza. Quindi se hanno la stessa lunghezza vuol dire che siamo stati proprio corretti nell'esecuzione del taglio. Poi altra cosa fondamentale è che andremo a controllare proprio la linea interna, quindi qui, per vedere se la graduazione è costante. Ecco, come vedi abbiamo proprio ottenuto una graduazione media, diciamo intorno ai 45 gradi. Ciò non toglie che la possiamo anche modificare se vogliamo meno massa.